Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Bob, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene, ma voglio parlarti di qualcosa di importante. Certo, Alice. Di cosa vuoi parlare? Ho un problema di salute che voglio condividere con te. Mi dispiace sentirlo. Qual è il tuo problema di salute? Ultimamente mi sento molto stanca e debole. Ho anche mal di testa e a volte mi sento vertiginosa. Non suona affatto bene. Da quanto tempo ti senti in questo modo? È circa 2 settimane che mi sento così. All'inizio pensavo fosse solo un raffreddore, ma ora sono molto preoccupata. Capisco. Hai già visto un medico? No, non ho ancora visto un medico. Ho paura che sia qualcosa di serio. È importante consultare un medico quando non ti senti bene. Loro possono aiutarti a capire cosa non va e darti un trattamento. Sì, lo so. Ho intenzione di vedere un medico la prossima settimana. Volevo solo parlarne prima con te. Sono contento che tu me ne abbia parlato. Teniamo alla tua salute e vogliamo aiutarti. Grazie, Bob. Mi sento meglio quando parlo dei miei problemi. Non sei sola, Alice. Sono qui per te. Se hai bisogno di qualcosa, fammelo sapere. Apprezzo il tuo supporto. Chiamerò il medico e farò un appuntamento. È un'ottima idea. Spero che ti senta meglio presto. Grazie, Bob. Ti terrò aggiornato sulla mia salute. Per favore fallo. Pensando a te. Ho un po' di paura riguardo a cosa dirà il medico. È normale sentirsi spaventati, ma ricorda che il medico è lì per aiutarti. Farà degli esami e ti darà consigli. Sì, spero di sì. Voglio solo sapere perché mi sento così stanca e debole. Meriti di sapere cosa sta succedendo con il tuo corpo. Sono sicuro che riceverai ottime cure dal medico. Spero di sì. Proverò a rimanere positiva. Rimanere positivi è importante. Hai molte persone che si prendono cura di te. Grazie per essere un buon amico, Bob. È utile parlare dei miei sentimenti. Sono sempre qui per ascoltare. Vuoi parlare ancora dei tuoi sintomi? Sì, ho un mal di testa che non se ne va. A volte mi sento anche vertiginosa quando mi alzo in piedi. Suona molto scomodo. Hai mangiato e bevuto a sufficienza. Credo di sì, ma non ho mangiato pasti regolari. Spesso salto colazione e pranzo perché non ho molto appetito. Saltare i pasti può farti sentire debole e stanca. È importante mangiare cibi sani e bere abbastanza acqua. Lo so, devo prendermi meglio cura di me stessa. Forse puoi provare a mangiare piccoli pasti durante la giornata. Questo potrebbe aiutarti a sentirti meglio. È una buona idea. Proverò a pianificare meglio i miei pasti. Assicurati anche di riposarti. Se ti senti stanca, va bene fare una pausa e rilassarti. Sì, ho lavorato molto e non ho dormito abbastanza. Penso che questo peggiori il mio problema di salute. Il sonno è molto importante per la tua salute. Prova a dormire almeno 7-8 ore ogni notte. Ci proverò. Voglio sentirmi meglio presto. Credo che ti sentirai meglio. Vedere un medico è il primo passo per ricevere aiuto. Grazie per le tue parole gentili, Bob. Ora mi sento un po' meno preoccupata.
Sono felice di aiutarti. Vuoi che venga con te dal medico? È molto gentile da parte tua, ma penso di poter andare da sola. Voglio fare le mie domande da sola. Capisco. È bello essere indipendenti, ma se hai bisogno di supporto, sono qui. Ti farò sapere se ho bisogno di qualcosa. Mi sento più sicura a parlare del mio problema di salute con te. Sono contento che ti senti a tuo agio nel condividere i tuoi sentimenti. È importante parlare di problemi di salute. Sì, concordo. Molte persone hanno paura di parlare della propria salute, ma è molto importante. Parlare può aiutare a ridurre la paura e a trovare soluzioni. Chiamerò il medico domani e farò un appuntamento. Prometto di prendermi cura di me. È un ottimo piano. Sarò qui se vuoi parlare ancora. Grazie, Bob. Apprezzo davvero la tua amicizia. Di nulla, Alice. Sono sempre qui per te. Spero che quando vedrò il medico mi dirà che va tutto bene. Lo spero anche io. Anche se le notizie non sono quelle che vuoi, il medico può aiutarti a sentirti meglio. Sì, lo so. Voglio solo capire perché mi sento in questo modo. Presto avrai delle risposte. Ricorda che sei forte e ce la farai. Grazie per il tuo supporto. Mi sento più tranquilla quando parlo con te. Sono felice di ascoltare. Vuoi parlare di qualcos'altro? No, penso di aver condiviso tutto. Devo solo fissare l'appuntamento e aspettare il parere del medico. È un buon piano. Pensando a te e augurandoti buona fortuna. Grazie, Bob. Ti terrò aggiornato dopo la visita dal medico. Per favore fallo. Ci tengo a te e voglio sapere come stai. Ti chiamerò appena torno dal medico. Non vedo l'ora di sentirti. Ricorda di prenderti cura di te nel frattempo. Ci proverò. Berrò più acqua, mangerò pasti regolari e dormirò bene. È bello sentirlo. Piccole modifiche possono fare una grande differenza. Sì, lo credo. Lavorerò sulle mie abitudini per sentirmi meglio. Sono orgoglioso di te per aver preso l'iniziativa. Non sei sola in questo. Molte persone hanno problemi di salute e riescono a ricevere aiuto. Lo so, ma a volte mi sento molto sola quando non sto bene. È normale sentirsi soli quando si è malati, ma ricorda che hai amici che si prendono cura di te. Sì, sono molto fortunata ad averti come amico. Grazie per ascoltarmi e per le tue parole gentili. Sono sempre qui per te, Alice. Tutti abbiamo bisogno di supporto a volte. Fisserò l'appuntamento con il medico domani e ti chiamerò dopo. Aspetterò la tua chiamata. Prenditi il tuo tempo e fai ciò che devi fare. Grazie, Bob. Mi sento più speranzosa ora che ho un piano. Sono felice di sentirlo. Pianificare è un passo importante per sentirsi meglio. Sì, scriverò le mie domande per il medico così non dimentico niente. È un'ottima idea. Essere preparati è utile. Proverò anche a chiedere riguardo alla mia dieta e le abitudini di sonno. Voglio sapere come migliorare la mia salute. Il medico sarà felice di rispondere alle tue domande. Vuole aiutarti a sentirti al meglio. Spero di sì. Sono un po' nervosa, ma so che è importante andare. È normale sentirsi nervosi prima di una visita dal medico. Ricorda solo che sono lì per aiutarti. Sì, cercherò di rimanere calma. Grazie per il tuo supporto, Bob. Di nulla, Alice. Sono sempre qui per aiutarti. Mi sento meglio ora che ho parlato con te. So che non sono sola in questo. Sono contento che la nostra conversazione ti abbia aiutato.
Parlare dei problemi può renderli più facili da affrontare. Sì, ti terrò aggiornato sulla mia salute. Prometto di prendermi cura di me. Credo in te. Sei forte e ce la farai a superare questo problema di salute. Grazie, Bob. Le tue parole significano molto per me. Sono felice di aiutarti. Vuoi parlare di qualcos'altro? O sei pronta a concludere la nostra conversazione? Penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Mi sento più rilassata ora. È bello sentirlo. Sono sempre qui se vuoi parlare di nuovo. Ti chiamerò dopo l'appuntamento dal medico. Voglio condividere ciò che apprendo. Non vedo l'ora della tua chiamata. Prenditi cura di te nel frattempo. Lo farò. Grazie per essere un buon amico. Di nulla, Alice. Sono sempre qui per te. A presto, Bob. Parlerò con te presto. A presto, Alice. Prenditi cura di te e senti meglio presto. Importante. Importante. È importante studiare ogni giorno. La riunione di oggi è molto importante. L'amicizia è una cosa importante nella vita. Problema. Problema. Ho un problema con il mio computer. Il problema è più grande di quanto pensassi. Possiamo trovare una soluzione al problema insieme. Salute. Salute. Salute, come stai? Faccio una salute al mio amico. È importante fare una buona salute. Condividere. Condividere. È importante condividere con gli amici. Posso condividere la mia esperienza con te. Vogliamo condividere questo momento speciale. Preoccupata. Preoccupata. Lei sembra preoccupata per l'esame. Non voglio sembrare preoccupata davanti a lui. La notizia l'ha resa molto preoccupata. Medico. Medico. Il medico cura i pazienti. Ho un appuntamento con il medico. Il medico lavora in ospedale. Paura. Paura. La paura può essere paralizzante. A volte, la paura ci protegge. Affrontare la paura è importante per crescere. Esami. Esami. Gli esami iniziano la prossima settimana. Studiare è importante per superare gli esami. Ho passato tutti i miei esami quest'anno. Consigli. Consigli. Il consigli è molto utile. Ho chiesto un consiglio al mio amico. Il consigli che hai dato è eccellente. Stanca. Stanca. La stanca è un momento importante nel lavoro. Dopo una lunga camminata, ci siamo riposati sulla stanca. La stanca del fiume è molto bella in primavera. Debole. Debole. Lui è molto debole dopo la malattia. Non possiamo essere deboli in questa situazione. La corda è debole e si spezza facilmente. Appetito. Appetito. Ho molto appetito. Il pranzo ha soddisfatto il mio appetito. Un buon libro aumenta il mio appetito per la lettura. Scomodo. Scomodo. La scomodo sedia non è comoda per sedersi. Mi sento scomodo in questa situazione.
È scomodo portare questo bagaglio pesante. Regolari. Regolari. I verbi regolari seguono regole specifiche. Le scuole hanno orari regolari. È importante avere abitudini regolari. Abitudini. Abitudini. Le abitudini possono essere difficili da cambiare. Molte persone hanno abitudini quotidiane. Le abitudini influenzano il nostro comportamento. Cibi. Cibi. I cibi italiani sono deliziosi. Mi piacciono i cibi sani. In questo ristorante servono molti cibi diversi. Speranzosa. Speranzosa. Sono sempre speranzosa per il futuro. La sua attitudine speranzosa è contagiosa. Rimanere speranzosa è importante nei momenti difficili. Risposte. Risposte. Le risposte sono importanti per il test. Ho bisogno di risposte chiare alle mie domande. Le risposte devono essere consegnate entro domani. Forte. Forte. Il mio forte è la musica. La sua forza è il suo forte. Studiare è il mio forte. Aiuto. Aiuto. Ho bisogno di aiuto. Puoi darmi un aiuto? L'aiuto è importante per tutti. Alice ha un problema di salute. Qual è il suo sintomo principale? Bob consiglia ad Alice di fare cosa per migliorare la sua salute? Alice ha un problema di salute. Qual è il problema che ha menzionato? Cosa ha deciso di fare Alice dopo aver parlato con Bob? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.